Dopo la conquista della Sicilia, Garibaldi organizzò le sue forze per lo sbarco sul continente. La flotta borbonica però impediva al generale il passaggio dello stretto di Messina, essendo schierata di fronte a Reggio Calabria. Garibaldi allora circumnavigò la Sicilia per evitarla e sbarcò a Melito Porto Salvo la notte del 18 agosto con 3.500 uomini. La sua mossa creò confusione tra i comandi borbonici, che non riuscirono ad organizzare una difesa efficace. Si arrivò addirittura alla resa il 30 agosto di 10.000 soldati napoletani, senza combattere. L'avanzata di Garibaldi era facilitata dall'appoggio che in Calabria e Basilicata ottenne dalla popolazione locale, avversa al dominio borbonico. Nel Regno Pontificio intanto il desiderio di unificazione della penisola stava spingendo i patrioti all'azione ed i primi di settembre Marche ed Umbria insorsero, ma queste rivolte furono represse dall'esercito del Papa. La situazione stava peggiorando intanto per i Borboni e quando il 2 settembre Garibaldi entrò in Basilicata per unirsi agli insorti, il ministro della guerra napoletano si dimise. Il 6 settembre Francesco II, vistosi di fronte alla possibilità della insurrezione del popolo napoletano, decise di lasciare la capitale del regno e trincerarsi tra Capua e Gaeta. Con lui vi era il grosso dell'esercito borbonico, che poteva ancora contare su 40.000 truppe regolari, mentre l'esercito di Garibaldi non superava le 22.000 unità. Il 7 settembre, anticipando l'entrata del suo esercito, Garibaldi entrò in una Napoli festante. Se fino a Napoli i garibaldini avevano avuto gioco relativamente facile per via dell'appoggio della popolazione, nel nord del Regno delle Due Sicilie il popolo rimaneva fedele ai Borbone e l'afflusso di volontari da queste regioni risultava significativamente minore rispetto alle precedenti. In Piemonte Cavour intanto temeva che Garibaldi potesse marciare anche verso Roma, scatenando la reazione della Francia alleata del Papa. Fu così concordato l'invio di 2 corpi d'armata piemontesi, al comando del re Vittorio Emanuele II, per fermare il generale Nizzardo. L'esercito piemontese avrebbe però dovuto attraversare i territori pontifici per arrivare nel Napoletano e si colse così l'occasione per invadere le Marche e l'Umbria, sbaragliando l'esercito pontificio il 18 settembre nella battaglia di Castelfidardo e conquistando Ancona il 29 settembre. I napoletani, schierati oltre il Volturno nei pressi di Capua, non potevano aspettare il ricongiungimento degli eserciti piemontesi e decisero di giocarsi le uniche carte per difendere il proprio regno, affrontando separatamente prima l'esercito di Garibaldi e poi, eventualmente, l'esercito di Vittorio Emanuele. L'esercito del Regno di Napoli a capo del generale Giosuè Ritucci riuscì a radunare 28.000 uomini per colpire Garibaldi in quella che sarebbe passata alla storia come battaglia del Volturno. L'esercito meridionale aveva il suo quartier generale a Caserta, dove stanziavano 5.600 uomini al comando del generale Tour. Poco lontano, a San Leucio, erano schierati 1.800 uomini al comando di Sacchi. La sinistra garibaldina era tenuta da 3.000 uomini al comando di Milbitz presso Santa Maria Capua Vetere e 4.000 uomini al comando del Medici sul Monte Tifata, presso Sant'Angelo. A difesa della destra Garibaldi schierò Bixio con 5.600 uomini, distaccati per timore di un assalto del temibile colonnello napoletano von Meckel. Vi era inoltre un distaccamento di 300 uomini al comando di Bronzetti. I napoletani disponevano di 20.000 uomini a Capua e un distaccamento di 3.000 uomini al comando di von Meckel e 5.000 napoletani al comando di Ruiz nei pressi di Maddaloni. All'alba del 1 ottobre, dal campo napoletano, 2 colonne forti di 8.000 uomini ciascuna partirono da Capua, la prima alla volta di Santa Maria Capovetere, la seconda alla volta di Sant'Angelo, e attaccarono le rispettive controparti garibaldine. Alle 8 Garibaldi, intuita la portata dell'attacco alla sua sinistra, alla testa di 2.500 uomini della riserva, corse verso Santa Maria Capovetere, stabilizzandone la situazione. Verso le 9, Garibaldi, accortosi anche delle difficoltà di Medici sul Monte Tifata, corse in suo aiuto con i rinforzi. Durante lo spostamento il generale fu assalito da alcuni contingenti napoletani, ma riuscì a salvarsi e respingere l'attacco. Raggiunto Medici coi rinforzi, la battaglia si protrasse fino alle 12.
I pericoli maggiori per Garibaldi venivano a questo punto dalla destra, dove i napoletani avevano messo a punto una elaborata manovra a tenaglia. Von Mekel, coi suoi 3.000 uomini, stava infatti impegnando le truppe di Bixio, mentre Ruiz avrebbe dovuto compiere un ampio giro verso l'Imatola e da lì minacciare le retrovie garibaldine. Il generale napoletano però perse tempo ad affrontare il corpo di Bronzetti, che resistette fino all'ultima cartuccia, e così la manovra avvolgente di von Mekel fallì ed egli fu respinto. Garibaldi, accortosi verso le 15 dello stabilizzarsi della situazione sulla sua destra, decise di sfruttare la sua riserva per ributtare i napoletani oltre il Volturno. Egli ordinò quindi a 1500 uomini di Tours di assaltare i napoletani a Santa Maria Capo a Vetere e dagli altri 1500 uomini di assaltare i napoletani a Sant'Angelo. La mossa riuscì e l'esercito borbonico ripiegò oltre il Volturno, in buon ordine, non avendo Garibaldi uomini a sufficienza per svolgere un attacco più incisivo. Alle 15:30 gli uomini di Ruiz, oramai raggiunta Caserta Vecchia, visti i propri commilitoni ripiegare oltre il Volturno, si ritirarono ad eccezione di un paio di migliaia di uomini che si dettero al saccheggio della reggia di Caserta, venendo catturati dai garibaldini a fine giornata. La battaglia del Volturno era finita e Garibaldi, nonostante l'inferiorità numerica e la bellicosità degli avversari, aveva vinto. Entrambi gli schieramenti avevano subito circa 300 morti e 1000 feriti. La sconfitta borbonica era però resa più pesante dai circa 3000 prigionieri napoletani che i garibaldini avevano catturato in battaglia e 3 saccheggiatori della reggia successivamente. Elementi essenziali per la vittoria di Garibaldi furono la maggiore professionalità dei propri subordinati rispetto a quelli avversari, il suo genio strategico, capace di individuare i momenti critici dello scontro e convogliare le riserve nei luoghi opportuni, a differenza del proprio rivale che mantenne inutilmente le proprie riserve inattive per tutto lo scontro. Ultimo ma non da meno, il carisma personale del generale Nizzardo. Garibaldi guidò personalmente le truppe sul campo di battaglia, incitando e motivando i reparti in rotta e ravvivandone il morale, cosa che mancò nel campo avversario, dove lo Stato Maggiore era ben lontano dai luoghi dello scontro. Va però sottolineato che se da un lato la vittoria fu garibaldina, dall'altro la limitatezza del risultato dimostrò l'impossibilità di una lotta di unificazione nazionale che prescindesse dal supporto delle truppe piemontesi che stavano velocemente arrivando al comando del re Vittorio Emanuele II. Il 15 ottobre infatti i piemontesi avevano invaso il regno delle due Sicilie e il 20 ottobre il generale Cialdini sconfisse a Maceroni i borbonici. Al re Francesco II non restava che ritirarsi nella fortezza di Gaeta, che fu prontamente posta sotto assedio dei garibaldini. Il 21 ottobre venne indetto il plebiscito nel Regno delle Due Sicilie, nel quale il popolo dell'oramai ex Regno borbonico votò per l'annessione al Regno di Sardegna. Il 26 ottobre Garibaldi incontrò a Teano Vittorio Emanuele II, consegnandogli le terre appena conquistate. Tra il 4 e il 5 novembre, anche nelle Marche e in Umbria, si votò l'annessione al Regno di Sardegna. Il 9 novembre Garibaldi si imbarcò per tornare a Caprera. Il re Vittorio Emanuele gli chiese però di restare ed il generale rispose che sarebbe tornato quando la sua patria e il suo re avessero avuto bisogno di lui. Promessa che puntualmente mantenne 6 anni dopo, nel corso della terza guerra di indipendenza italiana. Il grande generale artefice dell'unità nazionale lasciava oramai un grande paese nelle mani del re Sabaudo, che il 17 marzo 1861 poté proclamare la nascita del Regno d'Italia. Dopo 1500 anni la penisola era quasi interamente unificata sotto un unico governo libero da influenze straniere. Ciò che fino a pochi anni prima era parso un'utopia si era velocemente realizzato grazie al coraggio, la volontà e l'abilità di un pugno di uomini mossi da nobili ideali.